Scommetto che se vi immaginate di vivere nel Medioevo, vi vedete nei panni di una dama che ricama in un castello o di un cavaliere che parte per un'avventura. Peccato che la statistica non sia dalla vostra parte. Se foste nati nel Medioevo, avreste avuto il 90% di probabilità di svegliarvi in una capanna di fango con una capra che vi fissa. Fine del sogno e inizio del nostro viaggio come contadini nel villaggio medievale. Questo video sarà il nostro manuale di sopravvivenza. Quello per chi nasce in basso e deve imparare a non farsi schiacciare da un sistema che non concede né diritti né margine di errore. La prima regola del manuale di sopravvivenza riguarda l'identità. Ma attenzione, nel Medioevo la domanda esistenziale non era chi sono io, ma a chi appartengo. Oggi noi diamo per scontato il concetto di individuo libero. Oggi puoi scegliere dove vivere, che lavoro fare o anche solo decidere di sparire per un weekend per ritrovare te stesso. Nel 1200 l'idea di ritrovare se stessi era incomprensibile. Se ti allontanavi dal tuo villaggio senza un motivo preciso, non eri un viaggiatore, eri un vagabondo, un elemento sospetto, una cellula impazzita fuori dal corpo sociale. Per il 90% della gente la libertà non era un diritto di nascita, ma un privilegio che andava comprato o concesso. Se nascevate in un villaggio rurale, eravate quasi certamente dei servi della gleba. Non eravate schiavi nel senso romano. Il vostro signore non poteva vendervi al mercato come se foste un sacco di fave, ma eravate legati alla terra. Eravate a tutti gli effetti parte dell'inventario del feudo, insieme ai boschi, ai fiumi e alla famosa capra che vi fissava stamattina. Questo significa che la vostra esistenza aveva un valore puramente contrattuale. Se il signore vendeva il terreno a un altro nobile, voi restavate lì. Il proprietario cambiava, ma voi non vi muovevate. Eravate una pertinenza del suolo come un pozzo o una stalla. Non potevate decidere di andare a cercare fortuna altrove, perché eravate braccia e quelle braccia servivano a far girare l'economia del feudo. Se volete avere un assaggio di questa vita medievale ma senza legarvi davvero a un pezzo di terra, potete fare un salto su Instant Gaming, lo sponsor di questo video. Lì trovate titoli come Medieval Dynasty a prezzi super scontati. Giocarci è il modo più igienico per vedere se sareste capaci di sopravvivere nell'aspro mondo medievale. Nel gioco dovete costruire il vostro villaggio, procurarvi risorse e fare in modo che la vostra gente sopravviva alla fame, al gelo e a tutte quelle deliziose esperienze medievali che avete conosciuto nei miei video. E se poi schiattate, niente panico, lasciate tutto ai vostri figli che porteranno avanti la dinastia al posto vostro. Trovate il link in descrizione e passando da lì supportate anche il mio lavoro. Ora arriviamo a un aspetto piuttosto cinico della vita contadina medievale, ovvero l'amore. Mettiamo che vostra figlia si innamori di un ragazzo del villaggio vicino, che però appartiene a un altro signore. Che problema c'è? Ci si sposa e ci si trasferisce. Ma nel nostro manuale questo è un danno patrimoniale. Per il vostro signore una ragazza che si sposa fuori dai confini è una perdita secca. È una forza lavoro che se ne va e soprattutto è una fabbrica di futuri contadini che produrrà braccia per un altro nobile. Ecco perché dovevate pagare un risarcimento, il mercet, o alla gallese il merchez. Una tassa per compensare il vostro padrone della perdita di capitale umano. E se non avevate i soldi per pagare, questo matrimonio non sa da fare, perché nel Medioevo la vita sentimentale non era un affare di cuore, ma una voce nel bilancio del signore locale. Una volta capito che non siete padroni della vostra vita, passiamo alla gestione delle risorse. Perché mettiamo il caso che siete stati bravi. Avete lavorato la terra, avete evitato che la capra vi mangiasse il raccolto e ora avete un bel sacco di grano. Pensate di poter tornare a casa e farvi una pagnotta, no? No, benvenuti nel mondo delle banalità. In termini storici, le banalità non erano cose scontate, ma erano i monopoli del signore feudale. In pratica, lui possedeva le infrastrutture tecnologiche del villaggio e voi eravate obbligati a usarle. Punto, non esisteva la libera concorrenza, non esisteva il fai da te. Ad esempio,
il mulino. Nel vostro villaggio ce n'era uno solo ed era chiaramente del signore. E ogni volta che portavate il grano al mulino dovevate pagare il molendino, una tassa che consisteva in una parte del vostro grano, di solito tra un 16° e un 24° del totale, che restava nelle tasche del mugnaio e del signore. In pratica era una commissione di gestione che vi mangiava il raccolto prima ancora che diventasse farina. Ma non finiva qui. Una volta che avevate la farina dovevate cuocere il pane e qui scattava il secondo monopolio, il forno comune. Nel Medioevo accendere un forno privato in una capanna di paglia e legno era un rischio di incendio pazzesco, quindi il signore, con la scusa della sicurezza pubblica, vi obbligava a usare il forno del villaggio e a pagare. Dovevate portare la vostra legna e lasciare una parte dell'impasto come pagamento. Era un sistema di abbonamento obbligatorio che non potevate disdire. Immaginate di dover pagare una tassa ogni volta che usate il microonde, ma il microonde non è vostro e se provate a usarne uno portatile, il proprietario del palazzo viene lì e ve lo spacca. E lo stesso valeva per il torchio, se volevate fare il vino o il sidro. Nel manuale di sopravvivenza la regola è chiara: tutto ciò che trasforma la materia prima in qualcosa di commestibile passa attraverso le mani e le tasse del signore. Ora potreste pensare: vabbè Vivi, io il grano me lo macino di nascosto in cantina con 2 pietre e il pane me lo cuocio da solo, tanto chi mi vede? Pessima idea. Su questo manuale di sopravvivenza segnatevi che il signore feudale non era solo un proprietario terriero, ma era un monopolista con degli ispettori molto motivati. Esisteva una vera e propria attività di sorveglianza dei mulini. I funzionari del signore potevano perquisirvi la capanna alla ricerca di macine a mano illegali e se le trovavano, in molti casi la macina veniva sequestrata e, come atto simbolico di umiliazione e potere, veniva distrutta o usata per pavimentare il cortile dell'abbazia o del castello. Esiste il caso famosissimo dei monaci di St. Albans in Inghilterra che lastricarono il chiostro proprio con le macine sequestrate ai contadini. Ogni volta che i monaci ci camminavano sopra, calpestavano letteralmente la ribellione dei sudditi. Per quanto riguarda il pane, se venivate beccati a cuocerlo clandestinamente, la punizione era la confisca. Tutto il pane, il grano e a volte persino i mobili di casa potevano essere pignorati sul posto. Nei casi più gravi o recidivi si finiva alla gogna del villaggio, dove si faceva una pessima esperienza, perché mentre eravate bloccati lì, i vostri vicini, quelli che magari vi avevano denunciato per avere la ricompensa, avevano l'occasione d'oro per ricordarvi quanto fosse poco saggio provare a fare i furbi con il forno del capo. Una volta che siete riusciti a pagare il signore e a non farvi sequestrare la macina, dovete affrontare i vicini. Se pensate che vivere in un piccolo borgo oggi sia difficile per via dei pettegolezzi, sappiate che nel Medioevo la privacy non era solo un lusso, era un concetto che non esisteva proprio. Non c'era una distinzione netta tra ciò che accadeva dentro le mura di casa e ciò che riguardava la comunità. La reputazione, quella che le fonti chiamano fama, è la vostra unica vera assicurazione sulla vita. Perché il villaggio medievale non era una comunità idilliaca di mutuo soccorso, o meglio, lo era solo se giocavate secondo le regole. Tutti sapevano tutto di tutti: cosa mangiavate, quanto lavoravate, quanto spesso andavate in chiesa e persino come trattavate il vostro coniuge. E questo controllo non era solo chiacchiericcio da lavatoio, ma aveva risvolti legali pesantissimi. Ad esempio, in Inghilterra esisteva un'usanza chiamata hue and cry, che potremmo tradurre come urlo e grido. Funzionava come un sistema di allarme umano. Se subivate un furto, vedevate un'aggressione o un incendio, avevate l'obbligo legale di iniziare a urlare come dei forsennati per dare l'allarme. Ma la parte davvero pazza è che chiunque sentisse le vostre urla era obbligato per legge a mollare tutto quello che stava facendo. Se stavate vangando i campi, mettendo il pane in forno o cullando un neonato, dovevate unirvi all'inseguimento
movimento del sospettato finché non veniva catturato o finché non raggiungeva il confine del villaggio. E se decidevate di starvene a casa a farvi i fatti vostri? Se il villaggio non riusciva a catturare il colpevole perché la partecipazione era stata scarsa, veniva multata l'intera comunità. Si chiamava responsabilità collettiva. In pratica il sistema vi costringeva a essere tutti poliziotti e tutti sorveglianti. Se il vicino si comportava male, era un problema anche tuo, perché la sua multa o il suo crimine potevano finire per pesare sulle tue tasche. Questo significa che non potevi permetterti di essere asociale, perché se stavi antipatico a tutti e la tua fama era pessima, al prossimo raccolto andato a male, nessuno ti avrebbe prestato un sacco di sementi, oppure nessuno avrebbe testimoniato a tuo favore in tribunale. E nel Medioevo essere isolati non significava avere pace, significava essere i primi a soccombere quando le cose si mettevano male. Se siete arrivati a questo punto del manuale senza essere stati linciati dai vicini, complimenti! Ma non rilassatevi, perché ora dobbiamo affrontare il nemico più subdolo, la fragilità. Noi oggi viviamo circondati da paracaduti invisibili. Abbiamo gli antibiotici, il sistema sanitario, per quello che funziona, la pensione, si fa per dire, il supermercato sempre pieno, almeno quello, ma nel villaggio medievale il paracadute non era stato ancora inventato e la rete di sicurezza aveva maglie larghissime. Per un contadino, l'unico vero capitale era il proprio corpo. Se vi facevate un taglio profondo mentre falciavate il fieno, non esisteva il pronto soccorso. Esisteva l'acqua sporca, qualche erba suggerita dalla vecchia del villaggio e un'altissima probabilità di infezione. E un'infezione nel 1200 era una sentenza di morte, o nel migliore dei casi una menomazione che vi rendeva inutili per il lavoro nei campi. E ricordate, nel sistema del villaggio chi non produceva era un peso che la comunità faticava a sopportare. Ma la fragilità non era solo fisica, era anche climatica. Una pioggia torrenziale a luglio o una gelata tardiva a maggio significava una sola cosa: fame. Esisteva un periodo dell'anno terribile chiamato il divario della fame, The Hungry Gap. Era quel momento in primavera inoltrata in cui le scorte dell'anno precedente erano finite, ma il nuovo raccolto non era ancora pronto. In quelle settimane la vostra sopravvivenza dipendeva da quanto eravate stati formichine l'anno prima, ma anche da quanto il vostro signore decideva di essere clemente, perché se il raccolto andava male, il signore non è che vi diceva vabbè, pagherai l'anno prossimo. Le tasse, le decime alla chiesa e gli obblighi di lavoro andavano onorati comunque, e se non avevate grano per pagare, dovevate dare altro: attrezzi, animali o indebitarvi a vita. L'unico sistema di aiuto era la carità cristiana, che però era una soluzione di emergenza, non un diritto. Bastava un inverno un po' più lungo o una mucca che muore improvvisamente per farvi scivolare sotto la soglia della sussistenza. Non eravate poveri come intendiamo noi oggi, ma vulnerabili, e la vulnerabilità nel Medioevo si pagava con la vita. Se siete scampati all'agonia e non siete morti di fame durante il divario, bene, siete ufficialmente dei campioni di resilienza medievale. Il Medioevo è un'epoca meravigliosa da studiare per noi che possiamo farlo con il riscaldamento acceso e senza la paura che qualcuno ci pignori il forno. Se il video vi è piaciuto lasciate like, iscrivetevi e mettete hype. Sono tutti modi per supportare il canale e lo è ancora di più abbonarvi se vi fa piacere e accedere così anche a contenuti extra, versioni estese dei video pubblici. Noi ci vediamo su Instagram o al prossimo video. Ciao!